Benvenuti in Sardegna, siamo di nuovo qui in questo scenario meraviglioso appena fuori Marina Cala de Sardi, che è il posto dove noi veniamo di preferenza a girare i nostri video. Marina Cala de Sardi è anche un centro prova lagoon e Beneteau, per cui noi quando dobbiamo provare un lagoon o un Oceanis o un First veniamo qua e questa volta siamo venuti appunto a provare il Lagoon 46. Il centro prove Beneteau di Cala de Sardi è gestito da NSS Yachting, che è anche il gruppo proprietario del Marina. Questo gruppo ha due centri prova, uno qui a Marina Cala de Sardi e un altro in Toscana a Cala dei Medici, quindi se volete provare barche della Lagoon o della Beneteau hanno tutta la gamma disponibile. Allora, dicevamo, siamo venuti a provare il Lagoon 46, una barca che è entrata sul mercato nel 2018 e fa parte di una nuova generazione di imbarcazioni che hanno rivisto completamente la filosofia della barca, spingendola ancora di più verso la comodità massima, ma anche verso le prestazioni. Noi adesso qualche giorno fa abbiamo provato il Lagoon 50 e come questa qui abbiamo visto sono due barche veramente molto veloci. Caratteristica principale di questa nuova generazione di barche è la posizione dell'albero, che è stato portato indietro, per cui ho molto spazio tra l'albero e lo strallo di prua. Questa cosa fa sì che la vela di prua sia molto più grande. Questa vela è un autovirante, questa barca ha un autovirante veramente molto potente e lo vedremo quando andremo in prova, vedremo che è una vela che spinge molto. Ci troviamo nella zona prodiera. In questa zona abbiamo tre elementi da sottolineare. Il primo, quello caratteristico della Lagoon, sono le reti. Voi sapete che sono un elemento di sicurezza, questo fa sì che quando noi navighiamo, che c'è onda molto formata, questa possa sfogare attraverso le reti e non battere sotto lo scafo. Il secondo elemento è la dinette, la zona relax che si trova qua davanti, che si articola intorno a un piccolo tavolino da caffè, un tavolino che nulla altro è se non il gavone, il coperchio del gavone del verricello elettrico. A mettere in comunicazione questa zona relax, molto bella secondo me, con l'interno della barca e soprattutto con la cucina, è un grande finestrone che sale e scende. Attraverso quello io posso passare degli alimenti, passare delle bevande, insomma andare a servire gli ospiti che si stanno rilassando. Per continuare a visitare la barca e tutto il resto della barca, questa è una barca veramente molto grande, abbiamo invitato a bordo Simone Morelli. Simone Morelli, già ve l'ho presentato altre volte, è il CEO del gruppo NSS Yachting. Voi sapete che loro sono il primo dealer europeo, il secondo dealer Lagoon al mondo e sono anche la più grande flotta di charter italiana. Proprio in qualità di primo dealer europeo della Lagoon noi gli abbiamo chiesto di venire a farci da guida, da cicerone nel vedere questa barca. Ma prima di andare a conoscere o a rincontrare Simone Morelli vi volevo invitare a abbonarvi a SVN Solo Velanet, cioè al nostro network. L'abbonamento è del tutto gratuito, lo potete fare cliccando sul link che si trova nella descrizione sotto il video e vi permetterà di ricevere alla vostra email la nostra rivista digitale, che io reputo sia molto interessante, anche perché ne sono il direttore, per cui sarebbe strano se pensassi diversamente. Oltre alla rivista riceverete tutte le nostre monografie, che sono importanti per chi va in barca a vela, le notizie e saprete tutto sui video che noi piano piano andiamo a girare. E ora andiamo a conoscere Simone Morelli. Ciao Simone. Ciao Maurizio, benvenuto a bordo. Grazie mille Simone della tua ospitalità e di quella di tutti i tuoi uomini. Simone, tu sei in un posto meraviglioso proprio. Grazie. Ma veramente grazie. Quando noi dobbiamo venire a lavorare qui è una gioia, guarda che spettacolo. Quando vedi questi panorami, anche se sei nervoso, ti viene il sorriso. Sì, ti rilassi veramente. Vi ricordo che la Marina Cala de Sardi è una loro proprietà e sta proprio qui davanti, noi ci mettiamo un attimo ad arrivare in posti come questi. Simone, siamo a bordo del Lagoon 46, 13,99 m per 7,96 m, per cui una barca che comincia a diventare
importante. Grande, importante. E lo vediamo anche da questo pozzetto che è molto grande. Ce lo vuoi descrivere? Assolutamente sì. Il Lagoon 46 nasce dall'evoluzione del 450, barca di successo che ha fatto quasi 900 esemplari, ancora valida come imbarcazione, con delle correzioni su alcune zone, in particolare sul pozzetto, e con una ristrutturazione della poppa che ha consentito di creare 3 zone ben distinte. L'area del divanetto di poppa, che era molto richiesta dai nostri clienti, la chaise-longue, che è stata leggermente modificata ma in buona sostanza è rimasta, ed un'area intelligente intorno al tavolo del pozzetto con una panchettina scorrevole che in caso di chiusura del pozzetto con le classiche tende da bassa stagione invernali consente l'accesso al fly anche da dentro il pozzetto. Che è una cosa molto pratica, molto pratica. Bella. Sì. In buona sostanza, nell'utilizzo normale estivo, quella panchetta sta in questa posizione chiusa con il tavolo chiuso, invece si allarga quando apriamo il tavolo, che è appunto apribile, e consente di accomodare comodamente 10 persone sedute. In questi giorni, sempre in un luogo qui vicino, sempre davanti a Marina Cala de Sardi, abbiamo fatto la prova anche del Lagoon 50, nostro ospite sempre Simone Morelli. Simone, perciò la differenza che io vedo tra il Lagoon che abbiamo visto l'altro giorno, il 50, e questo qui, principalmente in questo pozzetto, è quella panchetta movibile. Esattamente, è quella lì. L'unica differenza sostanziale è quella, perché nella sostanza poi il pozzetto è uguale, un pochino più piccolo, ma di pochi centimetri. E anche il concetto di della poppa è uguale a quello è assolutamente del 50. identico, perché ricalca la filosofia dal 42 in poi come evoluzione della linea. La Lagoon, nel suo imprinting di questi nuovi modelli, vuole collegare l'interno alla piscina naturale che questa villa sul mare ha quando è ormeggiata in posti fantastici come questo. Senti, e vedo che non ha più le gruette tradizionali, ma questo arco. Esatto, sempre come sul 42 è stato tolto, sono state eliminate le gruette e messo questo arco che è molto comodo e consente l'utilizzo del tender in maniera molto facile. Abbiamo l'assistente, un winch elettrico dedicato, quindi schiacciando un bottone si fa salire o scendere il tender con una facilità estrema, è molto molto pratico. Senti, e anche qui posso vedere il tender lift? Assolutamente sì, si può avere anche qui il tender lift. Il tender lift è una piattaforma che voi state guardando in queste immagini, che non appartengono al 46, appartengono al 50 di cui parlavamo prima, ma che sono esattamente uguali. È una piattaforma che sale e scende idraulicamente, il tender sta sopra la piattaforma, questa va completamente sott'acqua, il tender può flottare, può galleggiare e allontanarsi dalla piattaforma. A quel punto la piattaforma risale al livello delle 2 code e con queste fa una grande area giorno, una grande area bagno, che secondo me è una cosa molto interessante. È molto utile e molto pratica nell'utilizzo. Vi ricordo che le immagini che avete appena visto sono del Lagoon 50, però è una cosa che è montabile anche su questo Lagoon 46. Senti Simone, tu mi hai detto che questa barca fa parte delle tue barche in programma di gestione, sì, in management. Esatto. Fatto dei programmi di gestione a noi ce lo chiedono spessissimo. Okay. Paghiamo la barca alla metà. Sostanzialmente si paga la barca alla metà, uno è proprietario della barca, quindi ha la garanzia della proprietà del bene. Che c'ho la barca intestata a me. Assolutamente sì, è fondamentale. Noi ci prendiamo carico di tutte le spese, ormeggio, manutenzione, tutto quello che è necessario per la barca. La proprietà appunto è in capo all'armatore e condividendone l'uso con noi, alla fine dei 7 anni di programma lui la barca l'ha pagata alla metà. Cioè il concetto è contenti voi, contento io. Tutti contenti. Perfetto. Se volete maggiori informazioni sul programma di gestione, chiamate la NSS Yachting. Detto questo, andiamo a vedere gli interni. Andiamo a vedere gli interni, scoprirai una dinette molto molto innovativa e ampia, importante, e sarà sicuramente una cosa piacevole da guardare. Che mi hai detto ne hai 4 di queste in flotta? 4 di queste in flotta, tutte versioni 4 cabine. Eccoli qua. Qua, come vedi. Beh, anche questa è una dinette bella grande, non dico grande quanto il 50 che abbiamo visto, ma insomma soprattutto la cosa importante è la luminosità e il fatto che da qualunque punto tu vedi a 360 gradi intorno alla barca. Poi dopo, se posso vedere queste cose, ci rimango veramente... Ci rimani volentieri, perché qua Senti, vedo che la cosa che mi piace molto è quella finestra di cui ho già parlato prima, questa finestra che sale e scende e mette in comunicazione dinette con... È un optional questo qua che prendiamo sulle nostre barche, si può avere anche sul 50, in alternativa c'è quello block piccolo che si ha piccolo, sempre grande, però è in alternativa a questo, e questo consente un facile passaggio io lo chiamo dell'happy hour. L'happy hour, sì. Da questa fantastica zona cucina si passa veramente facilmente davanti
la zona dell'happy hour. E poi abbiamo il tavolo che invece è fisso, È fisso. con i puff, il divanetto. Esatto, la zona del tavolo carteggio Che invece è molto grande. Questo è grande, però come tavolo carteggio, come vedi, è piccolo, più che altro una zona di, io lo chiamo lo svuotatasche, o comunque un recovery per un appoggio per i telefoni. Ci si mettono tante tasche. E la cucina che è molto grande. La cucina è molto grande, ha una peculiarità, è una cucina ad U chiusa, ok? Quindi è facile anche in navigazione. Ti senti proprio avvolto. Ti senti avvolto, ti puoi appoggiare. Abbiamo una zona con i 4 fuochi lineari, questo è un optional molto bello, questo è molto bello. Sì. Abbiamo la possibilità di avere lo stesso in acciaio il forno sotto, degli ampi cassetti per mettere tutte le stoviglie, la lavastoviglie, è pieno di spazi, spaziettini, aperture dove andare a riporre tutti i nostri oggetti. E più c'è un altro piano di lavoro anche là. Esatto. Oltre a questo piano qui che è molto lungo. Esatto. Questo c'è un altro piano lì. All'altro piano, inoltre questo piano ha un frigorifero integrato di quelli normali, più 2 frighi a cassetti, di cui quello sopra è frigorifero, quello sotto può essere anche freezer. Ah, per cui ho tre impianti frigoriferi separati. Qua sopra, più ce n'ho uno, abbiamo esterno, detto, con la macchinetta del esterno. ghiaccio a parte. Benissimo, cioè da un punto di vista di refrigerazione le birre sono sempre al fresco. Sono sempre al fresco. Sempre. Senti, invece in quanto al layout, che ci racconti? Il layout di questa barca può essere 3 o 4 cabine. Ovviamente per la versione charter noi spingiamo al 4 cabine, che effettivamente secondo me è anche una delle versioni più intelligenti, perché salvo esigenze specifiche dell'armatore della cabina completamente armatoriale, le cabine, come vedrai, sono molto ampie. Andiamo ad andarle a vedere? Andiamo a vedere le cabine interne, così ti rendi conto dell'evoluzione che è stata fatta. I passaggi laterali sono molto ampi, non sono stretti, e come vedi entriamo nella cabina di poppa, dove troviamo un grande letto ad isola, che ci cammino di fianco abbastanza facilmente. Le aperture sia laterali, cioè le finestrature sia laterali che di poppa, simili a quelle del 50, per darti questo collegamento sempre con il mare. Sì. La cabina ha dei volumi importanti, quindi è ampia, è confortevole. È alta pure. È alta, anche per noi che siamo grandetti ci si sta bene. Il bagno con il box doccia separato, quindi un bagno importante. Con un box doccia grande. Grande, con anch'esso una finestratura sul mare, che è una cosa... Che è bello, mentre ti fai la doccia guardi il mare fuori ed è piacevole. E poi abbiamo la prua. Esatto, e la grande differenza, evoluzione chiamiamola, fra il Lagoon 46 e il Lagoon precedente, il Lagoon 450, è che la superficie della cabina di prua è esattamente uguale a quella di poppa, quindi nell'utilizzo in charter non si hanno quelle cose un po' antipatiche, che dice mi hai toccato la cabina più piccola, te ce l'hai più grande, e quindi diventa sempre fastidioso. E anche il bagno sono uguali. Il bagno sono esattamente identici, e anche a livello di finestrature anche la cabina di prua è molto importante. C'è questa finestra che è molto grande. Per cui avete messo d'accordo tutti. Tutti d'accordo, esatto. Benissimo. E in più abbiamo 2 cabine skipper a prua a parte. So che hai molto da fare adesso, Simone. Purtroppo, per fortuna, ho una trattativa in corso proprio su una barca uguale a questa, e magari diventeranno 5 prossimamente invece di 4. Diciamo un programma di gestione anche esatto, questa. Un programma di gestione. Quindi io ti lascio le chiavi, tu vai fuori, te la provi, e sono sicuro che ti divertirai anche di più di quando sono io con te a fianco al timone. Così la provi. Poi ti chiamo e ti dico le mie impressioni sulla barca. Ci vediamo in porto e sicuramente in uno dei prossimi video. Va benissimo, grazie mille. Ciao Simone. Beh, Gabri, mi sembra una bella giornata per fare una prova in mare questa. È bella, sì, non c'è vento come l'altro giorno quando abbiamo provato il Lagoon 50, lì c'erano 20, adesso sì. Leggo qua ce ne abbiamo 7.8, però la barca è piacevole, c'è un'andatura, quanti nodi? 5 nodi stiamo facendo. 5 nodi e 2, cammina piuttosto bene. Gabri, io lo chiamo Gabri, ma è Gabriel Paul, che è della nostra redazione in inglese. Siamo qui sopra in 2 perché io faccio la parte italiana e lui fa il video in inglese, e la prova ce la facciamo chiaramente insieme. Dicevo, la barca nel suo insieme è molto positiva. L'unica cosa che a me non piace da morire è questo boma così alto, perché andarci a lavorare chiaramente non è semplice, però voi come sapete le barche sono un compromesso
Per cui se voglio avere il bimini top con la struttura d'acciaio che vedete lì, è il bimini top che si apre e mi copre completamente tutto il fly, che come vedete è un bellissimo fly con un grande prendisole. Beh, io se voglio avere l'ombra in questa area per forza devo un boma alto, perché se il boma è basso il bimini top io non lo apro. Sì. Però oggettivamente parlando, da un punto di vista velico, un boma così alto quantomeno è scomodo. Invece Maurizio, quello che a me piace molto è il fiocco autovirante. Questo è bellissimo, sì, perché col fatto che l'albero è venuto indietro, questo fiocco autovirante è veramente grande, è potente e sentite che spinge bene la barca. Ha la semplicità senza avere una penalizzazione della performance. Certo, questo voi non casi. fate, una volta alzate le vele non c'è più nessuna fatica, e anche nell'alzare le vele il fatto che abbiamo i due winch elettrici, la fatica è molto relativa, perché chiaramente il lavoro duro lo fanno loro. E questa mattina, Gabri, quando sono venuto a bordo mi avevano un po' lasciato così gli scafi molto larghi. Però alla fine invece la barca va bene. Sì, perché sotto alla carena in effetti è molto stretta, non è una carena larga, è una carena stretta. Quando esce dall'acqua con un redan si allarga e mi dà volume agli interni, ma la carena, cioè la parte della barca che va a navigare, è stretta. E quindi rimane marina? Rimane molto marina, sì, rimane molto marina, lo senti pure, pochissima onda che c'è, però senti è morbidissima. Con questo io credo che vi abbiamo illustrato un po' tutto su questa imbarcazione. Vi ricordo, se il video vi ha interessato, di farcelo sapere, perciò date il vostro like sotto il video. Ancora una volta non mancate di iscrivervi, di abbonarvi a SVN Solo Velanet, l'abbonamento è gratuito e lo potete fare con il link dalla descrizione del video. E con questo vi do appuntamento al prossimo video di SVN Solo Velanet.